Il fatto che il maintainer abbia il potere di cliccare sì o no non vuol dire che il maintainer stia decidendo. Il maintainer è semplicemente questo riflesso, diciamo, di cosa vuole l'intero progetto di Bitcoin Core o una parte degli sviluppatori. Non voglio un Bitcoin che sia completamente legale, assolutamente no, siamo qua un po' a dar fastidio. A me invece di questa global adoption non frega veramente niente. Se succede, bello, se non succede non mi interessa. Bitcoin è già bellissimo così perché è utile così per me e per un sacco di persone che hanno le mie stesse idee su come dovrebbe funzionare il denaro. Ma la vera scelta è quella dei nodi. I nodi sono quelli che veramente scelgono come si cambia Bitcoin. L'utente standard, se ha un nodo, quindi è già un buon utente, secondo me non dovrebbe far andare il software BIP 110. Ben ritrovati a Quello che i Bitcoiner non dicono, il podcast che racconta la vita oltre la professione dei Bitcoiner più in vista nel mondo italiano. Riprendiamo da dove abbiamo concluso la prima puntata con Daniela Brozzoni. Ciao Daniela, ben ritrovata. Ciao a tutti! Io voglio entrare subito nel vivo perché abbiamo lasciato i nostri ascoltatori un po' sull'attenti, sul finale, parlando di Core e anticipando che avremmo raccontato il dibattito tra Bitcoin Core, Bitcoin Notes, però abbiamo concluso la prima parte raccontando la tua parte finale in BDK, che poi ti ha portato ad arrivare a Core. Hai citato anche l'essere maintainer in BDK. Ti chiedo subito che cosa ti ha portato ad arrivare in Bitcoin Core e qual è stato il tuo ruolo iniziale in Bitcoin Core? Cosa hai iniziato a fare? Quali sono stati i tuoi primi compiti su Bitcoin Core? Poi entreremo nel vivo di che cosa significa essere un developer Bitcoin Core versus un maintainer. Piccolo spoiler per tutti coloro che pensano, come dire, che Bitcoin Core abbia una certa leva di controllo sul codice di tutti coloro che fanno girare un nodo Bitcoin, che terremo anche a questo punto, maintainer, developer. Però prima voglio sapere il tuo punto di vista, cioè come sei arrivata su Core. Certo, allora abbiamo lasciato l'ultima volta che dicevo lavoro su BDK, è il lavoro della mia vita, è bellissimo, sono felicissima, divento anche maintainer e a un certo punto inizia un periodo per me lavorativamente un pochino complicato. Abbiamo un pochino di frizioni nel team, dovete pensare, è un progetto open source, non abbiamo un manager, non abbiamo un HR, siamo tanti sviluppatori, ognuno fondati indipendentemente da varie aziende che si ritrovano e devono trovare il modo di collaborare. Ci sono un paio di persone con cui non vado troppo d'accordo, un paio di scelte prese che non mi piacciono molto. Mi rendo conto che ci sono un paio di mesi che per me, lavorativamente parlando, sono complicatissimi. Io faccio sembra imbarazzante da dire, io faccio fatica a dire mi alzo la mattina e mi metto al computer e lavoro, detesto lavorare. Mi rendo anche conto Così che ti regaliamo tutti i commenti di tutti coloro. Ma io mi alzo la mattina alle 5 per andare a fare il muratore, ma come ti permetti tu a dire che no, va benissimo, ci piacciono questi commenti. È vero, assolutamente. È imbarazzante da dire perché dico uno dei lavori più belli dell'universo e mi fa schifo. Non riesco a interagire col team in un modo che mi piace. Mi rendo conto che mi comporto proprio dal punto di vista personale non come vorrei. Mi infastidisco troppo in fretta. La cosa più stupida mi dà proprio fastidio, mi fa arrabbiare. A un certo punto dico ok, va bene, allora. Io è una vita che dico, che guardo Bitcoin Core e dico cavolo che bello sarebbe lavorare lì. La prima volta che ho visto Bitcoin Core, stavo leggendo Master in Bitcoin, apro il repository GitHub e vedo che ci sono delle persone che scrivono il codice di Bitcoin, che cosa assurda. Col tempo ho conosciuto tante persone che lavorano su Bitcoin Core, sono sempre rimasta iper affascinata. A un certo punto dico ok, a me lavorare su BDK non piace più purtroppo, proviamo ad andare a lavorare su Bitcoin Core. E rifaccio un pochino un salto nel vuoto in realtà,
perché Bitcoin Core è un progetto dove tantissime persone provano a contribuire. Da quel punto di vista, il fatto di trovare uno stipendio è abbastanza competitivo, nel senso tantissime persone vogliono sviluppare full time su Bitcoin Core con un grant, e quindi io a un certo punto dico ok, lascio BTK e inizio a lavorare full time senza uno stipendio, a lavorare su Bitcoin Core, senza che nessuno mi paghi. Fortunatamente avevo un pochino di risparmi che a poco mangiucchio lavorando, um, e faccio 2 o 3 mesi, forse un pochino di più, a lavorare tutti i giorni senza avere uno stipendio su Bitcoin Core. E Cosa significa principalmente lavorare su Bitcoin Core? Essendo che tu non hai un capo, non c'è qualcuno che ti dice oggi devi risolvere questa issue, devi risolvere questo problema, lavora su questa implementazione, lavora su quest'altro. Bitcoin Core, codice open source, ci lavoro a gratis, senza stipendio. Tu ti alzi la mattina, apri il computer e cosa fai? faccio principalmente quelle che si chiama revisione del codice. Quindi ci sono delle persone che provano a cambiare il codice di Bitcoin Core per migliorarlo, e tu ti metti lì e guardi le loro modifiche e commenti e dici: bello, mi piace, ci sta, facciamolo. Guarda che non è proprio una bella idea secondo me. Oppure dici: sì, l'idea è bella, ma non mi piace implementato in questo e quest'altro modo. Ovviamente, allora, innanzitutto c'è questa situazione un po' strana dove appunto tu non devi chiedere il permesso di nessuno a contribuire su Bitcoin Core, e non hai un capo, non hai nessuno che ti dica cosa fare. Quindi la prima volta che tu apri GitHub e ti metti a commentare su codice altrui, a dire ad altre persone questa cosa va bene, questa cosa non va bene, è stranissimo, perché tu dici: io sono qui, faccio questa cosa da 10 minuti, chi sono io per dire a queste persone questa Mhm. cosa va bene, questa cosa non va bene? Però lo fai. Io faccio un periodo dove mi metto questo obiettivo, dico: tutti i giorni la devo fare almeno per quella che si chiama PR, pull request, cioè richiesta di modifica, e tutti i giorni dico: ok, devo trovare una richiesta di modifica che sia abbastanza semplice per me, che in modo da essere approcciabile, me la riguardo, guardo i punti del codice che tocca, mi vado a studiare cosa fa quel codice in particolare. Ovviamente le prime revisioni che fai tu ci metti d'impegno, ma non troverai mai niente di sbagliato. Magari il codice è proprio sbagliato, ma tu non lo capisci perché ti stai solo avvicinando, quindi sei lì, ricontrolli. Col tempo in realtà le revisioni diventano molto più profonde e inizi a dire: secondo me c'è questa superficie di miglioramento, ragazzi scusate c'è questa cosa che ho notato che dovremmo scrivere da qualche parte perché va notata, e col tempo si migliora. Inizialmente è leggere codice altrui e commentare, dare la propria opinione e provare a cercare nelle varie issues, cioè nei vari problemi segnalati da utenti di Bitcoin Core, qualcosa che sia abbastanza facile da provare a risolvere. Quindi principalmente queste due cose. Quindi tu vai su GitHub, trolli le issues, vedi cosa riesci a risolvere, commenti le pull request degli altri sviluppatori, fai review del codice, inizialmente completamente a gratis. Fino a quando? Ho iniziato a luglio e ho avuto il mio primo grant a ottobre, quindi relativamente poco in realtà, nel senso che essendo una persona già conosciuta nel mondo open source, ho già lavorato su Mhm. BDK, ho già avuto grant, ho fatto tanti talk parlando di Bitcoin, quando mi trovo dopo un paio di mesi ho un attimino di problemi e dico ok, devo trovare soldi in fretta, devo trovare uno stipendio in fretta, oppure proprio, se proprio va male, vabbè, andrò a lavorare in un'azienda Bitcoin. Però quando dico ok, è ora di trovare uno stipendio, chiedo un grant più piccolino del normale, proprio perché dico ho bisogno, ma non è che sono particolarmente importante per Bitcoin Core. Chiedo a OpenSats e Ceref e entrambi mi danno un grant piccolino, per cui ho 2 grant piccolini, per cui per un anno riesco ad avere uno stipendio più OpenSats e Human piccolo, Rights ma Foundation, entrambi esatto. due no profit, di cui funzionamento abbiamo raccontato nella puntata precedente. Poi HRF fa tante altre cose, non fa solo come dire, donazioni a Bitcoin Core developers, però prendono soldi in parte da aziende che hanno interesse a mantenere, come dire, healthy, sanno il codice di Bitcoin e selezionano developer. Tu fai domanda e ricevi grant da OpenSats e Human Rights Foundation. Esatto, esatto, sì. E quindi sì, dopo pochi mesi da quando inizio a contribuire,
2 grant piccolini, ognuno della durata di 6 mesi, quindi ho 1 anno dove posso avere uno stipendio, sai, no, qualcosa che mi paghi l'affitto, mentre lavoro su Bitcoin Core. Chiedo dei grant più piccolini perché mi rendo conto che ho iniziato da poco, non sono pronta per dire sono una Bitcoin Core developer che ha un buon impatto, quindi mando in realtà a entrambi questa richiesta molto onesta, dicendo ragazzi, ho appena iniziato, so di non essere così importante, ci sto mettendo tantissimo impegno, è una cosa che so fare, ho bisogno di un attimino di fiducia di qualcuno che mi dia delle donazioni per un paio di mesi, mentre infatti imparo perché voglio lavorare su Bitcoin Core, voglio lavorare nell'open source e quindi per favore, grazie. E questa cosa funziona. Sì, sì, sì. Penso possa essere sì, anche perché, ripeto, ero già conosciuta Sì. in Bitcoin. Fossi stata una persona veramente appena arrivata di cui non si sa nulla dopo 2 o 3 mesi di contribuzioni, no, non ricevi un grant. Appunto, ho la fortuna e ho messo della proof of work negli anni precedenti, per cui mi viene data un po' questi soldi un po' sulla fiducia ok, va bene, Daniela vuole fare questo ed è in grado di fare questo. Quindi diventi a tutti gli effetti una Bitcoin Core developer. Proviamo a spiegare a chi ci ascolta e magari non ha particolarmente, non è familiare con lo sviluppo di codice open source, quindi come funziona GitHub, e in particolare è appassionato a Bitcoin. Si parla tanto di Bitcoin Core developer, Bitcoin Core maintainer, ogni tanto si fa confusione tra le due cose. Che differenza c'è tra il maintainer e il developer? Queste definizioni sono in realtà abbastanza diverse nel mondo Bitcoin, per cui partiamo da cosa vuol dire generalmente nel mondo open source. Generalmente nel mondo open source qualcuno inizia un progettino, questo progettino poi cresce, questa persona che l'ha iniziato è il maintainer e il maintainer è il ruolo un po' a capo, è un po' il boss del progetto. Quando qualcuno vuole contribuire al progetto, vuole aggiungere questa feature, vuole cambiare questa cosa, aggiungere il supporto a questo dispositivo, eccetera, il maintainer dice ok, va bene, facciamolo, oppure no, non mi piace questa idea. Quindi generalmente nell'open source normale il maintainer è il capo sostanzialmente del progetto open source e poi ci sono questi sviluppatori che spesso sono semplicemente volontari. Come dicevamo anche nell'episodio scorso, spesso nell'open source non si è trovato un modo di dare sempre fondi agli sviluppatori. Dipende. In Bitcoin la situazione è un pochino diversa, perché in tutti i progetti Bitcoin proviamo a dare un pochino meno peso ai maintainer e questa cosa si vede soprattutto in Bitcoin Core. Cioè quando c'è da scegliere che direzione deve prendere il progetto, ha senso fare questa cosa, ha senso fare quest'altra cosa, la decisione viene presa principalmente dagli sviluppatori Bitcoin Core, cioè da persone che lavorano su Bitcoin Core da anni e quindi hanno semplicemente molta esperienza anche dal punto di vista tecnico. Il ruolo del maintainer in Bitcoin Core non è più quello di capo, ma è quasi di supporto al team. Il maintainer in Bitcoin Core in realtà è quella persona che deve fare tanti task noiosi, infatti si dice in inglese che è questo ruolo da bidello, genitorial. È il bidello che deve fare tutti questi task noiosi per fare in modo che lo sviluppo del team sia più fluido. D'altro canto, soprattutto quando si parla di Bitcoin Core, dobbiamo ricordarci una cosa importante, che gli sviluppatori nel mondo Bitcoin non hanno in realtà tutto questo peso. Cioè, ne parliamo poi magari più avanti quando andiamo a toccare BIP 110 soft fork, però Certo. dobbiamo ricordarci che nonostante ci sia questo gruppo di sviluppatori di Bitcoin Core che prende le scelte, gli sviluppatori Bitcoin Core non prendono le scelte del protocollo Bitcoin, perché quando si tratta di andare a toccare le parti più sensibili del protocollo, di andare a fare quello che si chiama soft fork, andare a fare quello che si chiama hard fork, queste scelte vengono prese dalla community assieme, quindi non è più solo gli sviluppatori. Però, sempre per tornare a sviluppatori e maintainer, a differenza del mondo open source, dobbiamo invece immaginarci su Bitcoin Core che ci sono tutti questi sviluppatori che effettivamente prendono le decisioni, scelgono cosa fare. Qualcuno scrive un pezzettino di codice, tanti sviluppatori danno la propria opinione, fanno revisione di quel codice, c'è chi dice sì, chi dice no. Il maintainer poi è la persona che, ad esempio, quando in tanti hanno detto sì a una certa scelta, dice ok, va bene, e effettivamente la fa passare. Ma il fatto che il maintainer abbia il potere di cliccare sì o no non vuol dire che il maintainer stia decidendo. Il maintainer è semplicemente questo
riflesso, diciamo, di cosa vuole l'intero progetto di Bitcoin Core o una parte degli sviluppatori. È un po' lì per risolvere spesso se ci sono litigi, ne parleremo poi con Operatorn. Nel caso specifico di Operatorn ci sono dei litigi nella community e il maintainer lì un po' per mediare, quasi più da giudice che da capo, diciamo. Non ci sono ruoli di comando a gestire la direzione e la volontà di Bitcoin Core in quanto software open source. C'è appunto revisione, effettivamente merge del codice quando c'è da fare degli update, ma su cambi abbastanza generalmente o aggiornamenti di minore importanza, perché quando si parla invece di regole di consenso, poi magari parleremo anche di questo, il processo decisionale è molto 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 più complesso, lungo, complicato, eccetera. Entriamo, Dani, nel vivo della questione. Il motivo per cui abbiamo fatto il cappello introduttivo su Bitcoin Core ovviamente è per il tuo lavoro, perché tu sei la rappresentante in Italia dello sviluppo su Bitcoin Core, ma è anche per il dibattito che c'è stato nell'ultimo anno, il famoso dibattito Core versus Nodes. Voglio fare una veloce introduzione per chi fosse stato ibernato nell'ultimo anno e mezzo all'interno della community, o per chi si stesse interessando a Bitcoin in questa fase. È sicuramente un dibattito tecnico, ma è un dibattito i cui aspetti tecnici sono poi anche stati sormontati dall'emotività, dalla politica, dall'ideologia. Si è arrivati a insulti ad personam, si è arrivati a una frattura vera e propria della community. Quindi vale la pena fare un veloce cappello introduttivo partendo da un dibattito che in realtà è più che decennale, cioè esiste probabilmente da quando esiste Bitcoin, e si basa sulla domanda fondamentale che è quella: che cos'è e che cosa non è spam su Bitcoin, che cosa dobbiamo accettare, che cosa dobbiamo non accettare che possa finire sulla time chain all'interno dei blocchi di Bitcoin. Poi il dibattito su Operatorn è molto più localizzato, parla di caratteristiche tecniche specifiche che rientrano nel dibattito dello spam su Bitcoin, delle transazioni che contengono materiale non specificamente monetario, quindi transazioni che contengono i famosi dati arbitrari. Si è parlato di tantissimi tipi di asset diversi, tanto per definirle asset, ma si è parlato di ordinals più recentemente, si è parlato di token BRC20 che fanno il verso ai ERC20 di Ethereum, si è parlato di tante altre cose, modi più e meno efficienti di iscrivere dati arbitrari sulla blockchain di Bitcoin. Ora, a seconda delle varie modalità di scrivere questi dati arbitrari sulla blockchain di Bitcoin, per l'appunto ci sono modi per farlo in modo più efficiente, in modo meno efficiente. Però il dato di fatto è che da che mondo è mondo, da quando Bitcoin esiste, questa cosa viene fatta. Vengono scritti, che sia semplicemente il campo Operatorn per scrivere un semplice messaggio, tanti auguri a mia sorella, o che per fare una preghiera, per citare un caso reale, per mettere un'immagine, per mettere un video, per mettere un mini videogioco. È stato fatto persino questo all'interno dei blocchi di Bitcoin. Ci sono delle conseguenze, e alcune di queste conseguenze possono essere, per esempio, la crescita dell'UTXO7 o altri tipi di conseguenze, per cui non voglio entrare eccessivamente nel tecnico. Questo dibattito va avanti da tanto tempo, le discussioni su Bitcoin Talk non sono iniziate nell'ultimo anno, sono iniziate da molti anni. C'è da dire che nell'ultimo anno e mezzo, il dibattito si è infiammato nuovamente. C'è stato un ritorno di fiamma. Scatenato da che cosa? Scatenato, Daniela confermerà, fondamentalmente dalla pull request numero 32.359 di Peter Todd. Peter Todd che cosa propone su GitHub? Peter Todd, altro core developer molto, molto noto, e anche molto controverso per, come dire, i modi con cui si confronta con il resto della community, e forse questo ha anche contribuito all'inasprimento iniziale del dibattito.
Che cosa propone fondamentalmente? Peter Todd propone di rimuovere una regola di policy, una regola che si può definire di mempool policy, ovvero rimozione del limite di dati arbitrari che possono essere inclusi all'interno di un output, all'interno del campo op return, che è un operatore presente all'interno del codice del Bitcoin script. Cosa significa, Daniela, avere un limite al campo? Innanzitutto, che cos'è il campo op return? Domanda 1. Domanda 2, che cosa significa imporre un limite di dati, che era 80, 82 se non ricordo male, 83 forse. 83 esatto, byte del campo op return, e poi affrontiamo le conseguenze della rimozione di quel dato. Partiamo da che cos'è op return. Op return è un campo che può essere utilizzato nelle transazioni Bitcoin. Se volete fare una transazione Bitcoin potete aggiungere questo campo op return. Viene creato apposta per scrivere dati non finanziari, per inserire i dati che vogliamo nella transazione Bitcoin. Op return viene creato in realtà, poi ne parliamo anche un po' meglio, ma viene creato perché ci sono vari modi per inserire dati in transazioni Bitcoin. Op return viene creato quasi come cestino della spazzatura, per dire ok, sentite, volete scrivere cose sulla blockchain? Va bene, piuttosto che trovare qualsiasi trucco ingegnoso, scriveteli qua nell'op return. Peter Todd propone di togliere questo limite sulla lunghezza di op return, ma questo limite in realtà è solo una policy di mempool. Cosa vuol dire? In Bitcoin Core abbiamo due tipi diversi di regole, le regole di consenso e le regole di mempool. Le regole di consenso sono le regole base del protocollo Bitcoin e definiscono quando una transazione è valida o no. Un esempio di una regola di consenso: devi possedere le chiavi private relative a quei Bitcoin per spendere Bitcoin. Quando Daniela, che non è Satoshi Nakamoto, prova a spendere i Bitcoin di Satoshi Nakamoto, la rete guarda la transazione di Daniela e dice no Daniela, non hai la chiave privata, non puoi. Quella è una regola di consenso, devi dimostrare una firma digitale per spendere i Bitcoin. Ci sono poi delle regole di mempool, che sono delle regole un pochino più strette di quelle di consenso, e sono le regole di cosa può entrare nella mempool dei noti. Perché? Quando noi vogliamo creare una transazione, la cosa che solitamente... Perdonami l'interruzione velocissima, voglio provare a renderla proprio il più semplice possibile. Lo dico io lo stesso perché anche in toni non tecnici va benissimo. Secondo me mempool, per chi ancora non lo sapesse, è quel limbo in cui sta una transazione prima di essere approvata. Quindi io, Federico, mando dal mio wallet una transazione verso Daniela, quel wallet è collegato a un nodo Bitcoin, il mio perché dovete tutti fare il nodo Bitcoin ovviamente. Quel nodo Bitcoin riceve la transazione e aspetta che questa transazione venga approvata, quindi sostanzialmente minata da un miner e inserita all'interno di un blocco, mentre questa transazione in attesa sta all'interno della mempool. Ogni nodo, si parla della mempool, ma in realtà esiste una mempool per ogni nodo che esiste sulla faccia della Terra, quindi facciamo un numero pari, 100.000 nodi Bitcoin che esistono al mondo, esistono 100.000 mempool. Ognuno di questi nodi, paradossalmente, a seconda della versione del client di Bitcoin che far girare e per come vuole personalizzarlo, può personalizzarlo come vuole. La mempool può essere personalizzata naturalmente da chi ha le competenze per farlo, non è una cosa banalissima da fare, però le regole di policy per dire questa transazione può entrare nella mia mempool o questa transazione non può entrare nella mia mempool sono fondamentalmente indipendenti, cioè chi a seconda di che cosa dice il client, in questo caso Bitcoin Core, che si ha installato, quindi cosa dice il nodo, faccio entrare o non faccio entrare una mia transazione. Però poi se nel mio nodo non faccio entrare una transazione, ma la persona che ha inviato la transazione vuole che questa transazione venga comunque approvata, può inviare ad altri nodi che fanno entrare quella transazione all'interno della propria mempool, o può inviarla direttamente ai miner che la mettono direttamente nel blocco. Poi ci sono vari altri modi che magari affronteremo. Chiusa parentesi per provare a spiegare che cos'è una mempool e perché
non è una regola così granitica come invece è una regola di consenso. Esatto, esatto, assolutamente. Abbiamo ognuno dei nostri nodi ha queste regole di mempool che chiamiamo mempool policy. Peter Todd chiede di andare a modificare il valore di default della mempool policy relativa a Op Return e Di quindi Bitcoin dice Core. di Bitcoin Core, grazie, e quindi dice tutti i nodi Bitcoin Core dovrebbero avere al posto che 83 byte come massimo, il massimo dovrebbe essere illimitato. Poi in realtà c'è un'altra regola di mempool sulla grandezza massima di una transazione, quindi poi Op Return non è effettivamente illimitato secondo le regole di mempool, però propone di fare questo cambiamento. Faccio un passettino indietro sulle mempool policy. Come dicevo prima, sono delle regole su cosa può entrare nella mempool dei nodi, sono più strette delle regole di consenso, quindi quando una transazione passa il check di mempool automaticamente passa anche il check di consenso, non puoi avere una transazione... Significa che rispetta in automatico anche le regole di consenso, altrimenti non passa il check delle mempool policy. Esatto, esatto. E le mempool policy sono apposta disegnate per evitare attacchi spam in realtà, o attacchi possiamo dire DOS, Denial of Service. Perché? Perché quando io creo una transazione e la invio ai nodi, i nodi devono fare un pochino di calcoli per controllare che la mia transazione sia ok, per controllare che sia valida per le regole di consenso. E le mempool policy esistono per fare in modo che io non possa fare una transazione valida per consenso, ma che fa sprecare un sacco di computazione ai nodi. Quindi sono queste regole fatte per proteggere la computazione dei nodi, per fare in modo che non debbano computare tanto per una transazione che poi magari non viene nemmeno inclusa nei blocchi. Il fatto di avere una policy di mempool vuol dire che quando io provo a fare una transazione che spacca quella policy di mempool, se tutti i nodi hanno quella certa regola, io sto provando a spaccarla, io non riesco a fare broadcast della mia transazione, a inviarla alla rete Bitcoin. Normalmente la cosa che voglio è creare una transazione. Io la invio ai nodi a cui sono connessa, che la inviano ai nodi, che la inviano ai nodi. In poco tutta la rete Bitcoin conosce la mia transazione. I miner che hanno anche loro dei nodi Bitcoin vengono a conoscere la mia transazione e quando creano il blocco sanno, ah ok, devo inserire la transazione di Daniela nel blocco. Certo. Se io provo a fare una transazione che non segue le regole di mempool, invece, io mi troverò bloccata dal punto di vista di broadcast. Io proverò a inviare questa transazione ai nodi, ogni nodo la guarderà e dirà, no, io non la voglio questa, non segue le mie regole di mempool, e la butterà via. Cioè, paradossalmente, se la mia transazione anche seguisse le regole di consenso, ma il 100% dei nodi nel mondo avesse regole di mempool policy che filtrano questa transazione, la mia transazione non verrebbe accettata. Esatto, esatto. Ok. O Posto che è almeno uno se scenario voglio... abbastanza, come dire, impossibile il fatto che il 100% dei nodi abbiano le stesse regole di mempool al mondo. Beh, per alcune cose ce l'abbiamo, però. Ok. Ad esempio, ci sono alcune, non lo so, mi viene in mente per i più tecnici, usare l'annex di Taproot, o comunque ci sono alcune certe specifiche cose nella transazione per cui più o meno tutti i nodi hanno quella regola di policy, no, non lo devi fare. Almeno questa era la situazione qualche anno fa, ora forse durante il dibattito c'è chi ha allargato tantissimo le proprie regole di mempool, ma generalmente sì, ci sono alcune cose che più o meno tutti i nodi ti dicono no, non puoi fare. C'è sempre però la possibilità, come dicevi anche tu, quando nessun nodo mi accetta la mia transazione perché si dice non è standard, non rispetta queste regole di mempool, io vado direttamente da un miner e dico ciao, ti pago, me la metti in un blocco. Se tanto la transazione è valida per consenso, il miner prende i soldi, la mette nel blocco e non ha problemi. Questo si chiama out of band payment, un pagamento sotto banco, un pagamento che non fa vedere la transazione ai nodi normalmente. Per parlare proprio di questo, perché secondo me è un punto molto importante della discussione, cerchiamo di capire qual è la conseguenza potenziale della rimozione della proposta iniziale di Peter Todd, che poi, spoiler, è stata mergiata ed è il motivo per cui il dibattito poi è divampato. Qual è la conseguenza di togliere quel limite che c'era di 83 byte a Bitcoin Core? Perché appunto c'era una argomentazione. Il problema iniziale era, ad esempio, quando c'è stato il boom degli ordinals, le commissioni on-chain sono salite significativamente. Quindi fare una transazione monetaria costava tanto per colpa
di tutti coloro che scrivevano le scimmiette, i puntini, le ranocchiette tramite le inscriptions su Bitcoin. Però in realtà questo tipo di fenomeno si collega in parte al limite di operator, perché dove stavano queste inscription? Stanno in un field creato da Taproot, stanno nelle transazioni Taproot, c'è un modo per iscrivere dati. In realtà non ho ricontrollato, ma mi pareva di leggere delle discussioni per cui qualcuno diceva che non è propriamente colpa di Taproot, lo stesso trucco si sarebbe potuto usare con Segwit, esatto. Il punto è inseriscono i dati in quella che si chiama la witness delle transazioni, che è uno spazio che teoricamente è fatto per le firme Bitcoin. Segwit vuol dire segregated witness, quindi questa witness viene inclusa con Segwit e questa witness è scontata. Per incentivare l'adozione di Segwit e anche per allargare la block size, quando viene creato Segwit viene creato questo sconto witness, per cui ogni byte che di dati che tu metti in witness viene considerato come un quarto di byte e quindi tu hai sulla fee paghi meno uno commissioni. Sconto. Esatto. Quindi le parti di transazione normale, ogni byte vale un byte, le parti di transazione in witness ti valgono 0.25 byte. Quindi inscription eccetera mettono dati in witness e la cosa che dà molto fastidio è che effettivamente per iscrivere tutti questi dati ottengono anche uno sconto sul fee rate. Quindi Esatto. la logica della proposta di Todd stava nel rendiamo più facile paradossalmente iscrivere dati arbitrari on-chain, ma facciamolo togliendo il limite op return, così almeno è più immediato creare un inscription tramite il campo op return anche a livello di user experience, è più facile farlo, ma chi lo fa paga le stesse commissioni, la stessa percentuale almeno di commissioni, la stessa proporzione di commissioni di chi scrive una transazione monetaria. Quindi pagherà molte più commissioni perché i byte di dati, di immagini o cose del genere sono più byte rispetto a banalmente una transazione. E quindi rendiamo, come dire, la competizione sul prezzo delle commissioni più eque, giusto? Ti direi, quello è un effetto secondario, ma allora una cosa che non ho detto, quando facciamo il trucco che utilizzano le inscription, c'è da fare 2 transazioni. Ogni volta che tu vuoi fare un'inscription devi fare 2 transazioni diverse. Per cui, considerato anche lo sconto Segwit, c'è un certo numero di dati che ti converrebbe mettere in op return. Cioè se tu devi solo iscrivere, mi pare 150 byte, op return ti costa effettivamente meno. Nessuno davvero spera che chi fa inscription si metterà a pagare di più per farlo in op return. Quello accettiamo che ovviamente un utente che può pagare per i dati scontati del 75% lo farà. Il punto è che chi voleva iscrivere pochi dati non lo faceva col trucco inscription, perché nonostante lo sconto Segwit fare 2 transazioni era abbastanza costoso, ma lo faceva con un trucco chiamato quello delle fake pub keys, le pub key finte. E cioè, io voglio scrivere 84 byte di dati sulla blockchain, non lo posso fare con op return perché il limite delle mempool è 83. Allora cosa faccio? Creo una transazione dove fingo di mandare 1000 satoshi a questo indirizzo e l'indirizzo non è veramente una chiave pubblica codificata in maniera di indirizzo, ma è semplicemente i dati che voglio io. Quando io creo questa transazione, la rete non si rende minimamente conto che non è veramente una transazione monetaria, ma sono solo io che voglio scrivere dati. Certo. E diventa non più spendibile fondamentalmente. Esatto. Il problema è che questa cosa fa male ai nodi Bitcoin, nel senso che ogni nodo Bitcoin, anche i nodi prunati, anche i nodi che vogliono usare meno memoria possibile, ogni nodo Bitcoin si deve ricordare quello che si chiama l'UTXO set, cioè l'insieme di tutti gli indirizzi che hanno su dei Bitcoin che non sono mai stati spesi. Quando io creo una transazione che manda 1000 satoshi a un indirizzo finto, dove l'indirizzo è Daniela123 perché volevo scrivere Daniela123, tutti i nodi si devono ricordare Daniela123 1000 satoshi. Non se lo possono mai dimenticare per come è costruito il protocollo Bitcoin, perché questo UTXO set è utile per quando arriva una transazione per poter vedere in fretta se sta spendendo dei Bitcoin che esistono effettivamente. Quindi qualsiasi nodo si mantiene in memoria questo UTXO set
che ora è grande circa 20 giga. Vuol dire che se voi volete fare un nodo Bitcoin avete bisogno al minimo di 20 giga di spazio su disco più spazio per un pochino di blocchi. Quindi l'ingrandimento anche se prunato praticamente del tutto, come Esatto, minimo, solo per tenere l'UTXO7 serve quello spazio. esatto. Posso prunare... Per dare un attimo di contesto, Dani, e poi correggimi se sbaglio, è semplicemente un effort per provare a spiegare alle persone che parlano anche la lingua dei comuni mortali, l'UTXO7 si aggiorna, giusto? Cioè quando quando c'è un unspent transaction output, per parlare la lingua dell'UTXO, quindi un indirizzo i cui bitcoin non sono ancora stati spesi e io decido di spendere quei bitcoin, la mia transazione viene ricevuta dai nodi, i nodi vedono che questo indirizzo sta venendo utilizzato, quindi quegli UTXO stanno venendo spesi, quell'UTXO viene cancellato dall'UTXO7 perché diventano spesi fondamentalmente. Naturalmente, se io faccio per esempio una transazione dove ci sono 5 input e un output, significa che ho compattato, cioè ho compattato vari indirizzi e quindi tolgo dall'UTXO set 5 UTXO e ne creo uno nuovo. Tolgo di fatto 4 UTXO dall'UTXO set, quindi libero un po' di memoria dall'UTXO set. Se invece io creo transazione con quelle che giustamente tu hai chiamato fake pub keys, indirizzi che non sono in realtà indirizzi, quindi non possono essere poi spesi, è una memoria permanente che non potrà mai essere tolta da quell'UTXO7 e quindi rendo più dispendioso in termini di memoria e quindi di hardware da dover utilizzare nel lungo periodo far girare un nodo Bitcoin, giusto? Esatto. Immaginatevi l'UTXO7 come questo registro dove dobbiamo scrivere questo indirizzo, questi bitcoin, questo indirizzo, questo bitcoin e ogni transazione che arriva noi aggiorniamo questo registro. Creare delle transazioni con fake pub keys per scrivere dati vuol dire che io sto innanzitutto scrivendo dati sulla blockchain, nessuno mi può fermare, nessuno lo può rilevare, ma oltre a quello sto riempiendo questo registro che appunto è un peso per i nodi, perché ogni nodo, anche voglio avere un nodo su un telefono prunato al minimo, l'UTXO7 lo deve avere, questo registro lo deve avere. Quindi la motivazione forse più forte è per allargare Operator è ragazzi sappiamo che tante persone scrivono dati in queste fake pub keys, questa cosa fa male alla rete, fa male a tutti i nodi, allarghiamo Operator così chi vuole fare il trick dell'inscription che faccia il trick dell'inscription e che abbia i suoi dati scontati, chi voleva usare fake pub keys invece può scrivere tutto in Operator. Ok. Quindi questa è la ratio di chi propone la pull request per rimuovere il limite. C'è chi è a favore, Gregory Maxwell scrive addirittura che sulla mailing list scrive che non ha senso che le regole di mempool policy siano più restrittive delle regole di consenso perché si rallenta semplicemente il relay delle transazioni. Quindi alcuni Bitcoin Core developer danno quasi per scontata, come dire, la logica e la ratio che sta dietro questa proposta, ma succede anche che c'è chi è ampiamente contrario a questa proposta ed è tutta quella parte di opinione pubblica che sostiene che non bisognerebbe incentivare la scrittura di dati arbitrari on-chain, indipendentemente dalla modalità in cui si fa, che si mandi la transazione con fake pub keys, che si faccia un'inscription con gli ordinals, che si faccia all'interno del campo op return, bisognerebbe in ogni caso, in tutti i modi possibili, disincentivare mettere più filtri possibili per evitare che vengano iscritti dati arbitrari on-chain. Si apre anche un dibattito gigantesco su che cos'è lo spam, perché tanti danno per scontato di come dire, avere una definizione di spam. C'è chi dice se rispetta le regole di consenso non è spam, perché significa che funziona secondo le regole di protocollo. C'è invece chi dice non è detto che se rispetta le regole di consenso non sia spam, anche le telefonate dei call center ti arrivano anche se rispettano le regole di protocollo della telefonia, però quello è spam lo stesso. Esiste lo spam nell'email nonostante le email che ti arrivano rispettino le regole di consenso, quindi
c'è un grosso dibattito da questo punto di vista e si creano poi nel tempo, fast forward, due, come dire, fazioni abbastanza agguerrite. Agguerrite, però, ancora di più, e di qui voglio provare ad arrivare a quello che secondo me è veramente il peccato originale della fazione Bitcoin Core, che non è tanto la pull request proposta da Todd, perché è pieno di pull request su cui si è dibattuto e su cui si è discusso, alcune accettate, alcune rifiutate, ma la modalità in cui è stato gestito il dibattito inizialmente. La comunicazione, se così vogliamo chiamarla, non necessariamente dei core developer, ma di parte dei core developer e di chi gestiva il repository di GitHub. Perché che cosa succede, Dani? Alcuni commenti di chi è contrario vengono letteralmente cancellati e bloccati. 9 utenti su 10 lasciano ancora i propri bitcoin sugli exchange, senza rendersi conto però che quegli exchange sono gli obiettivi principali di hacker e truffatori. Questo perché purtroppo in tanti ancora credono a uno dei falsi miti più dannosi per il nostro settore, ovvero che la custodia sia complicata. Diventare veramente responsabili del proprio denaro non solo è molto semplice, ma è anche uno dei motivi principali per cui vale la pena acquistare Bitcoin: tutelarsi dall'intermediario. Bitbox 02 è progettato in Svizzera con questa filosofia: dual chip che rispecchia lo stato dell'arte della sicurezza informatica, backup automatico della seed phrase mnemonica su microSD e software sia desktop che mobile facilissimo da usare. E per i più esperti, possibilità di connettere il wallet al proprio nodo e di abilitare passphrase e silent payments. Il tutto rigorosamente open source, così come il firmware che gira sul dispositivo. Per compatibilità con iOS poi c'è Bitbox 02 Nova. Visita bitbox.swiss/atlas21 per ottenere il 5% di sconto su tutti i prodotti Bitbox. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che secondo me il problema è più alla base. Mentre con litigi passati avevamo più o meno tutti una qualche piattaforma dove potevamo tutti andare e discutere, che fosse Bitcoin Talk, che fosse Twitter magari. In questo specifico momento di Bitcoin abbiamo un certo distacco tra le varie piattaforme che utilizziamo, nel senso, la parte di utenti è più su Twitter, generalmente gli sviluppatori non stanno su Twitter, o almeno io ho installato Twitter, io scrollo Twitter, io non mi metterò a litigare su Twitter, non è una piattaforma che diciamo che è sensata per argomentare Bitcoin, non posso farlo in 200 caratteri. Gli sviluppatori stanno molto su GitHub, ma gli utenti che vanno a scrivere su GitHub non sono ben visti. GitHub è visto come questo posto per sviluppatori. L'utente che va sulla pull request e dice no, a me non piace togliere questo limite, spesso viene non cancellato, ma i commenti vengono nascosti, e perché ci sono tanti commenti che sono sostanzialmente quasi uno il copia e incolla dell'altro, tipo no, io sono un utente spaventato. Per fare un esempio, Jameson Lopp l'anno scorso scriveva su Twitter a Bob Burnett, che è coinvolto in Barefoot Mining, insomma due rappresentanti delle fazioni opposte. Bob Burnett era pro Noz, Jameson Lopp, sappiamo, uno dei protagonisti assoluti del dibattito dall'altra parte. Scriveva: le opinioni sui social media non hanno alcuna rilevanza per quanto riguarda le discussioni nelle repository. Per quanto capisco che da sviluppatori non possiamo considerare l'opinione di Zio Pino, tutto il rispetto di Zio Pino che non sa accendere il computer, d'altra parte c'è chiaramente un distacco, quasi sentirsi parte dell'elite degli sviluppatori, del Esatto. tipo no, noi siamo gli sviluppatori, noi sappiamo cosa fare. Non davvero fidatevi, ma più quanto volete venire ad argomentare, volete venire a dibattere, fatelo dal punto di vista tecnico. E secondo me la cosa interessante un po' di questo dibattito è che le due fazioni parlano lingue differenti. C'è la fazione core che parla una lingua tecnica, si mette a dire l'UTXO7, quando cresce, tutta la spiegazione che ho dato io prima, no? Si mette a dire no perché se abbiamo i filtri in questo modo poi Compact Block non funziona bene, e fanno tutte queste discussioni molto tecniche. E poi c'è questo lato Knots più contro lo spam che si butta su queste motivazioni più sociali, più filosofiche, dice no, come community noi dobbiamo
essere contro lo spam, no, dal punto di vista filosofico lo spam è questo, lo spam è quest'altro. E c'è questo, innanzitutto non trovare una piattaforma dove si riesce a discutere, perché magari qualcuno dice: "Ah, dovremmo discutere su Delvin Bitcoin". Delvin Bitcoin è in teoria il successore quasi di Bitcoin Talk, ma gli utenti usano Delvin Bitcoin? No, assolutamente no. C'è qualche utente che prova ad andare a discutere su GitHub, ma di nuovo le sue motivazioni sono magari più filosofiche, più sociali, vengono cancellate. No, GitHub è un posto per lo sviluppo tecnico, per le argomentazioni tecniche. C'è quindi Però questa scusami, secondo mancanza. me c'è anche un'altra verità, che è quella che in questa fase c'è stata proprio una moderazione aggressiva da parte di Core, perché anche le opinioni più moderate, anche tecniche sui repository di GitHub, le opinioni di chi diceva capisco la ratio, in questo momento non c'è secondo me un'evidenza economica, un bloating dell'UTXO7 tale da giustificare la rimozione del limite. Secondo me bisogna mantenere lo status quo, ovvero mantenere il limite a 83 byte di op return, anche opinioni moderate che non insultavano in alcun modo nessuno, che si basavano su analisi di quello che stava succedendo al momento, cioè non c'era effettivamente un bloating clamoroso dell'UTXO7, era una preoccupazione legittima, logica, assolutamente, ma non rappresentante la realtà del momento, di quando si discuteva di quella pull request. Questi commenti venivano oscurati o bloccati. È Quindi vero. questa cosa ha sicuramente fatto arrabbiare, secondo me legittimamente, chi aveva un'opinione diversa da chi aveva proposto la modifica. È vero, c'è una moderazione sicuramente un po' pesante e con una guideline non particolarmente chiara. C'è chi dice: "No, beh, su GitHub devi solo commentare, il modo in cui è stato implementato e non devi commentare se sia un'idea buona o no, togliere i limiti di op return, quello lo devi fare sulla mailing list". Però poi vai sulla mailing list, che è questo scambio di email, e la persona non super tecnica che prova a scrivere la mail viene insultata. Non mi ricordo chi, qualcuno ha scritto la sua idea sulle mempool policy e c'è Peter Willa che gli risponde: "Se questa è la tua idea di mempool, allora non voglio sapere niente di te, non voglio sentire nessuna delle tue idee", come se questa persona fosse un ritardato. Ci sono sicuramente un Quindi dibattito c'è molto una emotivo. componente di altezzosità da parte di alcuni core Sì, developer che ha fatto incazzare tanti altri sì. e sicuramente è parte del tema. Sicuramente al contrario, molti Bitcoin developer si sono sentiti attaccati, anche perché i primi litigi in realtà vengono da qualche anno prima. Quando Sì. inizia a scoppiare il fenomeno inscription, c'è chi va su Bitcoin Core e dice: "Ragazzi, dobbiamo aggiungere una regola di mempool per limitare le inscription, perché sono spam". E i Bitcoin Core developers dicono no. Dicono no per una ragione tecnica, che è, quando i filtri sono molto disallineati nella rete, il broadcast dei blocchi va più lentamente, per quello che si chiama compact block, che è un Ok. protocollo, e questa cosa, dà vantaggio ai miner più grandi. Quindi Bitcoin Core dice: "Se noi mettiamo questa regola, domani il 10% della rete", sparo un numero, "domani il 10% della rete avrà questa regola. Tra 2 anni il 20%, tra 3 anni il 30%, ma, finché non siamo tutti allineati su questa regola, abbiamo un momento in cui stiamo dando un vantaggio competitivo ai miner un po' più grandi. In un contesto di mining non esattamente decentralizzato, in un contesto di quella specifica di PR dove appunto ci sono molte controversie, c'è chi dice sì, chi dice no, tanti sviluppatori di Bitcoin Core dicono: "È controverso, non lo facciamo, non aggiungiamo questa regola". Quindi quando poi. Spieghiamola questa cosa, perché è una parte fondamentale, secondo me, delle argomentazioni pro contro. Se rimane il limite di 83 byte, tutti coloro che vogliano iscrivere on-chain dati arbitrari che non rispettano la policy di quel limite hanno altre opzioni, che sono per esempio Mara Slipstream, Mempool Accelerator, no, l'Accelerator era un altro tool, però Mempool aveva implementato uno strumento simile. Cioè, fondamentalmente, in modo molto user-friendly, banalmente andando sul sito e caricando il file, si può dare la transazione direttamente, ma non serve avere una connessione, una persona che conosci da chiamare al telefono all'interno della mining pool per dire guarda, voglio fare questa cosa in modo un po' losco. Non c'è una frizione, non c'è una frizione molto alta nel fare questo tipo di operazione. Quindi se non lo fai pagando le commissioni su op return, lo fai pagando direttamente il miner,
con delle piattaforme anche abbastanza user friendly. Quindi questo secondo me poi va nella direzione di quello che spiegavi, cioè Marathon è un nome fatto non a caso, è una delle più grandi aziende che gestiscono mining farm nel mondo, gestiscono anche la loro pool, che è significativa. Se si adotta, se si instrada questo incentivo, cioè l'incentivo di tanto quelli che vogliono gestire lo spam, inviare spam on-chain ci sono. Se non lo fanno in questo modo, lo faranno in un altro modo che è altrettanto facile, se non più facile, quello di mandare i dati direttamente ai miner. In questo modo arricchiamo ancora di più i miner che già sono grandi. Questa era l'argomentazione, giusto? Esatto, c'è anche un'altra faccia della stessa argomentazione, che è quando noi abbiamo una rete dove solo una certa percentuale della rete ha i filtri di mempool, quando una transazione che non rispetta questi filtri viene inclusa in un blocco, alcuni nodi già la conoscevano, alcuni nodi non la conoscevano perché appunto avevano dei filtri. Questo fa in modo che quando la mining pool deve annunciare il blocco alla rete, il blocco venga annunciato più lentamente. Cioè la rete è molto più fluida, funziona molto meglio quando tutti noi conosciamo le transazioni che vengono incluse nei blocchi, e quindi quando una mining pool trova un blocco dice ragazzi l'ho trovato, e noi riusciamo ipervelocemente a comunicare, a dirci ok il blocco è questo eccetera. In un contesto dove c'è questo rallentamento nel broadcast dei blocchi, chi ha più profitto sono le grandi mining pool. L'intuizione che posso darvi per questo è una mining pool che magari ha il 30% dell'hash rate, quindi prende un blocco su 3, fa broadcast del blocco e conosce già, sa già che questo blocco è stato minato e prima si mette a lavorare sul blocco dopo. È come questa informazione a lei arriva prima, e dato che ha una buona percentuale dell'hash rate c'è una chance più alta che lei mini un blocco subito dopo. È una cosa un po' tecnica, però l'idea è una rete in cui tante persone provano ad alzare i filtri, come sta facendo in realtà Knots, tanti nodi provano a mettere i filtri, in realtà questa cosa fa lavorare la rete peggio, in modo che per cui i miner più grandi ne profittano. Quindi ci sono queste due fonti di profitto, una data dal rallentamento del broadcast dei blocchi e l'altra che è molto più diretta, cioè molto più facile da capire, che quando questi miner accettano transazioni così out of band, con questi pagamenti sotto banco che non passano dalla rete, ovviamente questi miner grossi ne traggono direttamente profitto. Come mai i miner piccoli non accettano transazioni out of band? Perché se io sono un miner con l'1% di hash rate, vuol dire che in generale minerò un blocco su 100. E allora tu, utente, che vuoi avere una transazione confermata, non vieni da me, non vieni a darla a me. Non aspetti 100 blocchi, certo. Esatto. Per questo solo i miner più grandi in realtà si mettono a implementare servizi come Slipstream per fare broadcast delle transazioni. Quindi ci sono queste due facciate che sono i due argomenti principali del o abbassamento dei filtri nel caso di OP-Return, o del non rialzare i filtri che non avevamo nel caso di Inscription. Cioè no, non abbiamo il filtro Inscription, non ci mettiamo a inserirlo, perché se lo inseriamo la rete funziona un pochino più male per un po' di tempo. Altro argomento del dibattito, Dani, è i filtri funzionano versus i filtri non funzionano. E al di là delle ragioni che abbiamo analizzato finora, c'è evidentemente la parte di Bitcoin Notes, e poi spieghiamo perché parliamo di Bitcoin Notes, arriveremo poi all'implementazione di Bitcoin Core versione 30, l'implementazione della modifica, l'esplosione della divisione, ma c'è proprio questa visione profondamente diversa alla radice delle due fazioni, cioè chi oggi fa runnare Bitcoin Notes, chi runna Bitcoin Notes, evidentemente è convinto che mettere più filtri possibili sia un disincentivo molto 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 efficace per evitare che venga minata una transazione non monetaria a tutti gli effetti, quindi che entri in consenso una transazione non monetaria. Chi invece cerca di alleviare questi filtri, come è successo con la versione di Bitcoin Core, versione 30 in poi, dice in un modo o nell'altro gli spammer trovano un modo di spammare, e quindi tanto vale che lo facciano così piuttosto che in altri modi che sono ancora peggiori per la rete. Tu ovviamente sei una Bitcoin Core developer, quindi immagino già le risposte, ma tu da che parte stai?
Allora, in realtà io alla PR di allentamento dei limiti di up return voto NAC, che è in gergo tecnico vuol dire no, non sono d'accordo. In realtà le ragioni tecniche per allentare up return ci sono. È vero che la rete funziona meglio quando gli spammer hanno un posto dove spammare al posto che usare public key finte. D'altro canto, vedo che dal punto di vista sociale l'allentamento di operator potrebbe essere implementato come un accettare lo spam, quando invece non lo è necessariamente. Tanti core developer si mettono a dire no, ma chi sono io per dire cosa è spam? Non è spam, ma ci sono anche core developer che dicono sì, no, riconosciamo che esiste lo spam, vogliamo solo che sia fatto in maniera che faccia meno male alla rete. Quindi io voto no perché uno mi rendo conto che potrebbe sembrare un segnale di dai ragazzi spammate, che non è un segnale che generalmente mi piace. L'altro motivo mi rendo conto guardando le discussioni sui social, guardando la discussione su GitHub, come dici tu, molto moderato. In realtà questa motivazione non la spiego molto bene. Ci ripenso e dico, cavolo, dovevo espandere un po' di più, ma mi rendo conto che la community è un po' spaccata, è il tipo di litigio da cui non fai pace dopo 2 settimane e penso non ha veramente senso tagliare così i ponti e diciamo fare questo mega litigio per provare a dire agli spammer andate e fate spam in questo modo un pochino meno, che faccia male meno alla rete. Vogliamo fare questa cosa? Ok, ci dobbiamo prendere mesi per parlare con i pleb. C'erano tanti utenti spaventati, ma giustamente, cioè, apri Twitter, c'è Mechanic che dice che la CIA verrà a prenderti il nodo in casa perché c'è il pedoporno sopra, cioè, nel senso c'era una Di questo situazione. ne parleremo, sì, no, ci sono Ecco. stati allarmi vari del campo Noz che vale la pena discutere. Però comunque tu dici in questa fase viene influenzata un po' dai tuoi colleghi, tra virgolette. Il fatto che il dibattito si sia così inasprito tra una frazione e l'altra ti porta a dire meglio evitare di rompere i rapporti con le persone con cui devo collaborare su base quotidiana e quindi gettare l'ascia sulla mia opinione legata al togliere il filtro e allinearmi più sulla loro linea. Succede questa cosa? Diciamo 50-50, cioè io dico, secondo me ragazzi non è una cosa da fare, ma mi rendo conto che è una discussione molto emotiva, che prende anche me molto emotivamente, e dico, non ho veramente voglia di passare le mie giornate a litigare con i miei colleghi, non mi piace la direzione che prende Bitcoin Core, non avrei mergiato per Return, ma dico, vabbè, lo vogliono fare, che lo facciano, perché penso, mi piace lavorare su Bitcoin Core, ho dei progetti che mi interessano, il fatto, ripeto, mettermi a discutere in una discussione poi così carica emotivamente, palesemente dopo poco non è più una discussione tecnica, ma è una discussione dove tutti si sentono un po' attaccati, tutti si sentono presi un po' in causa. Anche dicevo prima, delle risposte sulla mailing list che dici, ok, chiaramente questa persona sta scrivendo da un punto di si sente attaccato dalla community. È una discussione brutta in cui dico, ma forse posso usare il mio tempo per lavorare su altro, per lavorare su altri aspetti di Bitcoin Core, tanto qui non mi pare che cambierò, che farò cambiare idea a qualcuno. Chiaramente c'è un po' quasi una reazione di gruppo dove ci si sente attaccati come Bitcoin Core developer e allora un po' ci si stringe tutti assieme quasi, tipo no, noi siamo tutti d'accordo. Infatti quando poi la PR verrà mergiata, tanti su Twitter danno la colpa a Gloria. Gloria Zhao era maintainer Sì. di Bitcoin Core ed è la persona che effettivamente clicca il tasto finale e dice sì, facciamo. Era lead maintainer. C'è davvero una lead maintainer. Era maintainer dal lato mempool, ma non so se ci sia veramente un Non aveva capo il dei titolo di lead maintainer. maintainer? Magari mi sto ricordando male io, mi sto No, confondendo io. non penso. Ok. Non lo so in realtà. So che lei era maintainer ma solo dal lato mempool, quindi lei in teoria non poteva cliccare sì no su modifica Bitcoin Core che non riguardassero la mempool. Era una delle maintainer in realtà più specializzate, ma quindi anche
più nuove, perché aveva relativamente pochi anni di esperienza Però come questo rientrava sviluppatrice. nel caso di Operator, perché era mempool policy. Esatto, sì. E la maintainer specializzata sulla mempool, quello sì. Certo. Non so se ci sia un titolo Cioè, come quella che lead, ha non lo cliccato so. merge per la versione di Bitcoin Core versione Sì, 30 è Gloria Zhao. esatto. E Motivo per cui poi ci infatti, sono stati un sacco poi di attacchi ad personam che hanno sì. portato anche un po' a rompersi le scatole, penso anche legittimamente da parte sua, e Gloria Zhao nelle scorse settimane ha deciso di lasciare il posto da lead maintainer, da maintainer, scusate. Esatto, e la cosa è che la colpa viene data a Gloria, ma la colpa non è di Gloria, la Certo. colpa, cioè se tutti i Bitcoin developer dicevano, tutti i Bitcoin developer con un po' di esperienza che lavoravano sul progetto attivamente dicevano sì, facciamo questa cosa. Gloria è stata la persona che ha cliccato il tasto, che ha scritto questo papiro sul perché lo stava facendo, che non ha letto nessuno, io non l'ho mai letto. Ho scoperto dopo parlando con lei perché mi diceva io ho scritto questo papiro su tutte le motivazioni ma nessuno l'ha letto. Io non l'ho mai letto, vabbè, a quanto pare ha scritto questo mega papiro nella PR, clicca sì e per questo si prende una vagonata di insulti. Io questa cosa non l'ho ricontrollata, ma mi dicevano gossip che ci sono stati fatti con AI porno con la sua faccia che sono stati messi in transazioni Bitcoin con Operaturn. Quindi, poverina, è stata insultata a livelli anche un po' troppo, secondo me. E quando invece, esattamente come dicevamo prima, il ruolo di mantenere è quasi più un ruolo di supporto. Quindi, sta povera Crista che clicca sì quando tutto il team è d'accordo, e però lei è quella che viene presa più di mira, diciamo, dai twitterini, come se la fine di Bitcoin è colpa di Gloria Zhao. Questo è stato secondo me un capitolo vergognoso della storia del dibattito, anche perché Gloria Zhao ha dato delle contribuzioni molto importanti, Sì. soprattutto a livello di mempool. Mi ha rattristato molto vedere che mollasse, però sinceramente non l'ho biasimata, vedendo quello che ha dovuto sopportare nell'ultimo anno e mezzo. Vorrei venire al tema citato appunto il fake AI di Gloria Zhao, che è parte del dibattito, cioè c'è un motivo se è stata fatta una cosa del genere, perché parte del dibattito Mechanic, Dashir in primis, la fazione Ocean, che è un po' a capo o quantomeno a livello di opinione, è a capo della fazione Noz, e che ha portato alla fine comunque a una risposta significativa, bisogna dirlo, della community. Bitcoin Noz oggi rappresenta, se non ricordo male, circa quasi il 20%, qualcosa del genere, dei nodi, dei client di Bitcoin, dei nodi Bitcoin diffusi in tutto il mondo, e sono due i client più diffusi, Core e Noz. Core in tutte le sue ovviamente diverse versioni, chi ha fatto l'upgrade alla versione 30, chi non ha fatto l'upgrade alla versione 30 presente, io sono ancora fermo alla versione 29 per chi volesse lo spoiler. Tu che versione fai girare? 21, che è appena uscita. Io sono fermo ancora alla 30, scusate, alla 29. 29. Non tagliate questa parte dicendo che sono alla versione 30, vi querelo Atlas 21, mi querelo me stesso. Però insomma un buon quinto dei nodi Bitcoin nel mondo adesso fanno girare Bitcoin Nodes, quindi il client ultra restrittivo in termini di policy, quindi molto molto conservativo in termini di filtri che fanno passare le transazioni. Di fatto non fanno passare transazioni non standard, come giustamente le hai definite. L'argomentazione per tutta questa parte, di nuovo guidata dagli opinion leader, da Shear, Mechanic e compagnia cantante, è quella del dobbiamo evitare, una delle argomentazioni, dobbiamo evitare in tutti i modi che sui nodi dei Bitcoin runner, di chi fa girare un nodo, finisca materiale cosiddetto XAM, no? Materiale illegale, che sia pedopornografia o che sia altro tipo di materiale considerato in generale illegale. Qual è la tua visione su questo tipo di argomentazione? Cioè, se noi incentiviamo la diffusione rimuovendo il limite op return del materiale illegale sugli hard drive, fondamentalmente sugli hard disk, sull'SSD di chi fa girare un nodo, siamo complici di questa diffusione di materiale illegale e anche potenzialmente perseguibili dalla polizia perché tu stai sul tuo hard disk hai materiale illegale.
Allora, partiamo con due precisazioni tecniche del secondo me, perché non ha molto senso questo discorso. Innanzitutto si potevano anche prima mettere dati sulla blockchain col metodo inscription. Qua Mechanic si mette a dire, ma con l'inscription non metti davvero l'immagine intera, è come se magari hai un'immagine e tu la tagli in 10 pezzettini e la metti in 10 Sì. pezzettini separati. Questo Che dal è punto vero. di vista legale è vero, questo dal punto di vista legale è completamente diverso. Ok? Ah, se lo dici tu, Tecnicamente è vero che funziona così con l'Inscription, che sia diverso dal punto di vista legale è tutto da, insomma, è opinabile. esatto, ma poi io ho un po' di rigetto, diciamo, per questa argomentazione dal punto di vista legale. Dobbiamo aver paura che la polizia ci viene in casa a prendere i nodi. Ah, scusate, l'altra cosa tecnica è sul vostro nodo Bitcoin non c'è mai in realtà il dato della transazione in chiaro. Cioè, quando io metto un'immagine in Op-Return, sul nodo Bitcoin, sull'hard disk, non c'è effettivamente quei byte in chiaro, perché questo anni fa è stato implementato penso nel 2012-2013. Qualcuno aveva messo in una transazione Op-Return un qualche link che scatenava gli antivirus. Quindi tu scaricavi Bitcoin Core, provavi a farlo partire, quando arrivava quel blocco l'antivirus di Windows diceva no, hai un virus, togli tutto, non puoi far partire Bitcoin Core. Per questo, esatto, i dati di tutte le transazioni vengono scritti su disco con un metodo chiamato XOR, quindi vengono offuscati, diciamo. Quindi se voi staccate il vostro disco Bitcoin Core e provate a guardarci dentro, non vedrete mai direttamente l'immagine, non avete mai sul vostro nodo, sei in una cartella dove clicchi e vedi tutte le immagini di pedopornografia o quello che è, non abbiamo niente del genere. Più dal punto di vista legale io mi chiedo, siamo qui a creare questa nuova forma di denaro, per cui chiunque ci abbia provato prima e aveva effettivamente un nome e non era Satoshi Nakamoto è stato messo in manette. Siamo qua un po' a dare fastidio, siamo qua a dire no, non vogliamo che qualcuno a Bruxelles decida quando e come stampare, vogliamo avere una moneta dove i miner stampano ogni tot tempo e la supply sappiamo esattamente quanti bitcoin ci sono in circolazione, eccetera. Ora, o siamo qua a raccontarci storielle, non stiamo facendo niente, oppure diamo già fastidio in un qualche modo agli stati, alla polizia, per cui se tra 20 anni avere un nodo, se tra 20 anni avere un nodo fosse illegale, guarda, dico, beh, quasi è possibile. Non voglio un Bitcoin che sia completamente legale, che ogni poliziotto in tutti gli stati del mondo dicono bello Bitcoin, mi piace. Assolutamente no, siamo qua un po' a dar fastidio, siamo qua ad avere una moneta che possiamo spostare senza chiedere niente a nessuno. Quindi quando diciamo no, non facciamo questo cambiamento, altrimenti qualche poliziotto si potrebbe arrabbiare. Dico, ma cosa siamo qua a fare? Ci stiamo già dando fastidio, no? E quindi mi pare quasi, questa argomentazione non lo so, mi pare proprio che non sia né in cielo né in terra, no? Perché magari hai materiale illegale sul tuo nodo. Vabbè, ma io già sul mio nodo ho persone che si scambiano denaro in modo che non potrebbero fare. Sono già per alcune giurisdizioni sono già nello sbagliato, sto già facendo qualcosa di illegale. Che argomentazione è? Cosa siamo qua a fare? Bitcoin stesso in alcune giurisdizioni, vedi Cina, che non è esattamente irrilevante da un punto di vista di popolazione globale, è illegale in Cina. Quindi Sì. se uno fa girare un nodo in Cina, tecnicamente sta facendo qualcosa di illegale. Quindi aggiungere materiale che possa essere... Poi bisogna vedere che cosa significa illegale, perché da giurisdizione a giurisdizione cambia il concetto di legalità. Ci sono tantissime interpretazioni diverse di che cosa può essere consentito e di che cosa può non essere consentito, quindi il concetto di legale è esso stesso arbitrario, al di là dei dati arbitrari. Quindi di fatto, secondo me, il concetto, l'idea alla base della nascita di Bitcoin è creare qualcosa che possa esistere al di là dell'interpretazione sulla legalità, cioè può essere sia legale che illegale allo stesso tempo in varie parti del mondo che interpretano diversamente il concetto di legalità. Dire hai dei dati arbitrari che sono illegali sul tuo hard disk mi sembra, anche a me sinceramente sembra un'argomentazione molto 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 debole. Cioè Bitcoin è nato per essere illegale, detta anche cattiva, cioè è una feature il fatto che Bitcoin possa funzionare in un contesto
illegale, se l'Iran accetta Bitcoin come pedaggio per il passaggio sullo stretto di Hormuz, posto che si apre o non si apre. Al momento della registrazione siamo ancora in una fase di limbo totale. Significa che c'è qualcuno che lo utilizza per poterlo utilizzare in un contesto che evade dalle sanzioni che sono imposte dal sistema finanziario tradizionale. E va bene, è una feature, cioè è una funzionalità di Bitcoin che è il motivo per cui Bitcoin funziona ed è uno degli asset più capitalizzati sulla faccia della terra in questo momento, altrimenti senza questo feature saremmo davanti a PayPal probabilmente. Secondo punto, per, secondo me, insomma, tranquillizzare tutti coloro che hanno un nodo Bitcoin e decidono di non pronarlo e quindi decidono di mantenere tutto lo storico, quindi 1 terabyte forse passa ultimamente della blockchain sul proprio hard drive, la stragrande maggioranza dei nodi gira su Tor. Vallo a trovare chi gestisce un nodo Bitcoin. In bocca al lupo. Anche che tu sia la CIA, posto che vabbè, non so quali possono essere i loro meccanismi di sorveglianza, non mi sembra così banale andare a capire chi gestisce tutte le persone, non so, 100.000 nodi Bitcoin nel mondo. Vai a trovare 100.000 persone dove hanno messo il loro nodino, dove hanno messo il loro computer, il loro Raspberry, il loro server, o ovunque facciano girare il loro nodo, dove sia la VPS, o ovunque facciano girare il loro nodo Bitcoin, perché gran parte di questi nodi, adesso non mi ricordo, forse un 80%, molto sì, un spannometricamente, 70%. 70%, Sì. ecco, girano su Tor, quindi in bocca al lupo. Quindi ci sono due argomentazioni. Uno, fondamentalmente impossibile che ti vengano a trovare, anche se sei d'accordo con quella argomentazione. Due, Bitcoin is meant to be illegal, cioè deve essere illegale, cioè è la sua feature principale. Poi, secondo me, si può introdurre il concetto di etica. Ovviamente nessuno di noi può essere d'accordo col dire mettiamo pedopornografia su Bitcoin. È evidente che sia un'aberrazione e sia gravissimo. Abbiamo appena, come dire, parlato e abbiamo appena cercato di sensibilizzare sull'attacco vergognoso che ha subito Gloria Zhao. Figuriamoci se siamo in favore di mettere certi dati su Bitcoin. Il problema che sta alla base di tutto il dibattito è che questa cosa si può fare con o senza il limite di op return, e di conseguenza, e quindi si può fare in modo più o meno dannoso. Tutto il dibattito tecnico non sta nel non facciamo in modo che la gente non possa fare questa cosa, perché la gente può fare questa cosa a prescindere, può farlo in modo più o meno dannoso per Bitcoin, e lì ok, secondo me ci può stare continuare ad alimentare un dibattito tecnico, ma dal dire, come ho visto online, i Mechanic, i Dashir, dire sei complice dei pedofili se non runni Bitcoin Notes, questa secondo me è un'aberrazione totale. Sì, decisamente. Ma anche senza guardare direttamente il lato più estremo, più dire Cisam, eccetera. Secondo me, dal punto di vista etico, ha anche senso insultare gli spammer. Cioè, ha senso che noi andiamo su Twitter e diciamo, ragazzi, le foto dell'Aronocchi sulla blockchain di Bitcoin, cosa state facendo? Ma siete ritardati? Perché poi che è uno dei vari argomenti del lato core, è dire chiaramente non ha senso spammare Bitcoin dal punto di vista economico, per cui potresti avere delle mode passeggere, ma poi nel lungo termine nessuno si mette a scrivere dati sulle blockchain di Bitcoin quando abbiamo altri mille modi di creare backup e salvare dati in maniera molto meno costosa sostanzialmente. Però sì, diciamo che gli UK Mechanic vendono un pochino di false soluzioni. Ci fanno inizialmente credere che Knots fermerà assolutamente tutto questo spam. No, non succede. Parlavamo prima dell'intero dibattito, i filtri funzionano, i filtri non funzionano, che detta così è un po' riduttiva. Cioè c'è questi due schieramenti, diciamo, su Twitter, ma chiaramente la risposta è dipende. In alcuni casi i filtri funzionano perché aggiungono un certo della frizione dal punto di vista di UX, per cui è molto più difficile fare spam, ma lo puoi comunque fare, puoi comunque andare direttamente da Mara, e quindi c'è però un disincentivo.
Sì, sì, esatto, esatto. Magari Mara ti costa di più, quindi hai un disincentivo economico. Mara è un po' più lenta perché al posto che avere tutti i miner Bitcoin che provano a minare la tua transazione, hai solo un miner tra tutti. Però ovviamente c'è chi poi dice, vabbè, ma se allora i filtri non funzionano, perché togliere il filtro di op return? Beh, perché il punto è che i filtri possono aggiungere questa frizione e noi vogliamo togliere frizione per chi spamma in modo cattivo nella speranza che si metta a spammare in modo un pochino più buono. Arriviamo alla stretta attualità, Dani. BIP 110, vogliamo affrontare l'argomento? Affrontiamolo. La maggior parte degli exchange mostra una lista infinita di criptovalute, confonde tra investimenti in leva, futures e soprattutto applica commissioni di prelievo insostenibili. Lo fanno perché il loro incentivo è quello di non farti lasciare mai la piattaforma. Bull Bitcoin è il più longevo broker Bitcoin only al mondo, rigorosamente non custodial. I Bitcoin che compri arrivano direttamente al tuo wallet, sempre e senza commissioni nascoste. Addirittura quando invii la transazione, le commissioni di mining le paga Bull Bitcoin. Su Bull puoi comprare, vendere e anche spendere Bitcoin verso qualunque persona o attività che abbia un codice IBAN. Puoi anche impostare ordini limite e piani di accumulo. E i tuoi dati che fine fanno? Operando in Unione Europea, Bull Bitcoin è obbligata a richiedere la verifica dell'identità, ma a differenza degli altri operatori non si appoggia a terze parti. Tutte le informazioni dei clienti vengono tenuti nei server aziendali e non li lasciano mai. Bull Bitcoin rifiuta e si batte pubblicamente contro il grande fratello finanziario. Registrati su bullbitcoin.com con il codice ATLAS21 per uno sconto a vita sullo spread del 12,5%. Come dicevo, a Luke Mechanic piace vendere finte soluzioni, piace... Mechanic è chiaramente molto bravo a parlare, chiaramente molto bravo a convincere, quindi se ne escono con questa idea, togliamo lo spam su Bitcoin facendo un soft fork. Quindi parlavamo prima delle differenze dalle regole di mempool e le regole di consenso, dopo aver detto mettiamo i filtri in mempool e la situazione non è particolarmente cambiata, lo spam arriva lo stesso nei blocchi, questa ideona, ok, cambiamo le regole di consenso. Creano questo BIP 110, che è questa proposta di modifica alle regole di Bitcoin, che contiene tante euristiche per provare a limitare lo spam. Dico provare. Ti interrompo giusto un attimo, giusto per dare un contesto per chi volesse cercarlo. BIP 110, Bitcoin Improvement Proposal 110, Reduced Data Temporary Soft Fork viene definito. Viene proposto da questo dev pseudonimo chiamato Datum Om, con input evidente di Luke Dashir, mi sembra abbastanza evidente. E prego, cosa prevede BIP 110? Prevede di inserire delle euristiche per provare a limitare lo spam. L'abbiamo accennato un pochino prima. Uno dei problemi in realtà è che è spesso impossibile riconoscere quali transazioni sono effettivamente transazioni monetarie e quali sono spam, oltre al fatto che la definizione di spam è abbastanza soggettiva. Ad esempio, Bitcoin Notes, in uno dei tanti filtri, magari è stato rimosso recentemente, ma ha sempre avuto un certo filtro sulla grandezza di op return che considerava spam alcuni coinjoin di Samurai, perché Luke sosteneva che i coinjoin di Samurai stavano mettendo troppi dati on-chain. Samurai invece sosteneva no, il nostro protocollo di coinjoin funziona così, abbiamo bisogno di mettere tot dati. Quindi, oltre a questa definizione ipersoggettiva di spam, questo soft fork prova a limitare i dati e il BIP viene scritto in questa maniera che chiaramente prova a essere uno dei pochi BIP effettivamente leggibili da un utente, mentre la maggior parte dei BIP sono ipertecnici. Esatto, apri un BIP e ti viene da piangere, cioè è proprio scritto tutto in maniera ipertecnica. BIP 110 ha questo abstract lunghissimo su come dobbiamo proteggere Bitcoin, su come BIP 110 sia la soluzione, su come abbiamo un dovere legale e morale di implementare BIP 110. È un soft fork temporaneo, per cui dal momento dell'attivazione dura un anno, mi pare, o forse un paio di anni, per cui l'idea è, queste sono delle regole molto restrittive, per cui noi, ok, esatto, noi le teniamo solo per un anno da quando le attiviamo, perché poi magari nel mezzo abbiamo come community sviluppato
modi migliori per limitare lo spam, e viene in realtà molto attaccato perché, di nuovo, è un'euristica, quindi si basa sull'euristica ma non può totalmente limitare lo spam. Il fatto che dicono apertamente è un dovere legale e morale antipatico a tanti per tutte le ragioni che abbiamo già detto. Il fatto che sia della durata di un anno, io non la trovo una scelta così stupida, però effettivamente diciamo, vabbè, ma per coordinarci per un soft fork ci mettiamo un secolo e dopo un anno è già scaduto. Cosa vuol dire? Forse il limite di un anno è per provare a avere più persone che accettano, che approvano questo soft fork. Proviamo a spiegarlo. Vorrei che spiegassi proprio queste due cose. Cioè, uno, innanzitutto, quello che in parte hai già anticipato, ma vorrei chiarirlo meglio per chi ci ascolta. Ammesso che tutta la rete decida di approvare BIP 110 e quindi runnare il software aggiornato con BIP 110 e approvare il soft fork, cosa che ovviamente non succederà, ma in una dimensione parallela in cui questo succede, le euristiche anti-spam secondo te funzionano o no? E che cosa significa che è temporaneo? Cosa vuol dire che dura un anno? Allora, nel caso in cui lo attiviamo, dopo un anno queste regole non esistono più, quindi abbiamo queste regole su come possiamo fare le transazioni Bitcoin che durano un anno. Alla durata dell'un anno torniamo come eravamo prima, possiamo fare esattamente le stesse transazioni che facciamo ora. Gli utenti normali non sarebbero davvero impattati, cioè utente che ha un certo numero di sats nel suo portafoglio e vuole muoverlo, quello non è un problema. Mi sono persa l'altra domanda, c'era un'altra domanda, scusami. Se venisse adottato da tutti, le euristiche anti-spam funzionerebbero oppure no? Inizialmente magari è facile trovare nuovi trucchi per evitare queste euristiche. C'è questo long post di Calle che spiega bene questa cosa, che adesso riprendo. Spiega: noi su YouTube, ad esempio, possiamo avere un ad blocker, quindi noi abbiamo un'estensione sul nostro dispositivo per bloccare le pubblicità. Ogni tot settimane noi apriamo YouTube e abbiamo di nuovo le pubblicità. Perché? Perché l'adblocker prova a basarsi su delle euristiche per toglierti queste cose e YouTube è sveglio, prova a vedere gli adblocker e prova a trovare modi per evadere. E quindi per gli adblocker c'è questo continuo upgrade, questo continuo provare a cambiare le regole, e YouTube prova a cambiare il modo in cui fa le pubblicità in modo da non essere bloccato. La stessa cosa accadrebbe su Bitcoin se non fosse che in Bitcoin siamo molto lenti Certo. a fare aggiornamenti, che sia dal punto di vista di nodo, di mempool policy, cioè noi facciamo solo delle modifiche a Bitcoin Core. Ok, ma noi su Bitcoin Core non abbiamo quelli che si chiamano auto-update. Una volta che tu installi il tuo nodo, tu decidi che versione del nodo far andare. Ad esempio, Federico, tu sei ancora alla versione 29, che è quella effettivamente di un anno fa. Perché? Perché è una tua scelta ed è giusto sia così. Quindi questa corsa, diciamo, al provare a trovare a bloccare lo spam, e gli spammer trovano un nuovo modo per spammare e io riprovo a bloccarlo. Già è difficile farlo dal punto di vista di mempool perché gli utenti aggiornano lentamente ed è giusto che aggiornino lentamente quando se la sentono, e i filtri sono efficaci quando è una percentuale molto alta della rete ad averli. Dal punto di vista di soft fork siamo ancora più lenti, cioè noi facciamo un soft fork. Gli spammer magari passano un mese a guardare il codice di Bitcoin e a dire: cavolo, come trovo una via per sviare queste regole? Lo trovano, ricominciano a spammare e noi siamo lì, abbiamo fatto un soft fork, non è servito a niente. Quindi questa viene chiamata molto in inglese cat and mouse game, corsa del gatto e del topo, sì. Il topo che continua a correre, il gatto che prova a rincorrerlo. Si dice anche in italiano, credo. Davvero? Ok. Sì, il gatto e il topo. Tom e Jerry, già è difficile farlo quando si parla di mempool policy, farlo con un soft fork è tecnicamente non fattibile, è tecnicamente inefficace. C'è il rischio di chain split? Sì. Sì, perché non tutti... E quindi airdrop per tutti? Sì, o almeno... Prova a spiegare bene cosa vuol dire, cioè anche molto semplicemente per chi ci ascolta. Sì. Allora, noi quando... I vari educatori Bitcoin hanno fatto passare quest'idea soft fork facile da fare, hard fork difficile da fare. Ce l'hai con me?
No, assolutamente. Capisco. E anche nel nome in realtà soft vuol dire soffice, hard vuol dire duro, cioè nel nome un soft fork è una roba Claro. facile da fare, un hard fork è difficilissimo. No, un soft fork è difficile da fare e un hard fork è difficilissimo. Non dobbiamo pensare, un soft fork vuol dire che lo possiamo fare anche se non tutta la community è d'accordo. In particolare, se una parte dei miner è pro BIP 110, non importa quanto grande, che sia il 30%, che sia il 55%, non importa, e una parte dei miner non è pro BIP 110, al momento dell'attivazione, magari è anche possibile che per un paio di blocchi siamo tutti d'accordo. Alla prima transazione che spacca le regole di BIP 110, che viene inclusa in un blocco, vediamo un chain split. Una certa percentuale dei miner e dei nodi dicono questo blocco è valido, questa transazione che contiene spam, io non vedo problemi. Una percentuale dei blocchi, una percentuale dei nodi e dei miner vede quel blocco e dice no, quello è un blocco invalido. Abbiamo un chain split che è esattamente la stessa cosa che è successo ad esempio con Bitcoin Cash. Abbiamo effettivamente due diverse coin, due diverse blockchain che vanno per la loro strada. Non importa davvero quanti nodi ci siano da una parte e dall'altra, quanti miner ci siano da una parte e dall'altra. Anche qui, ultimamente abbiamo visto un grande increase, un grande aumento dei nodi Bitcoin Nodes che hanno la flag di BIP 110, che dicono ok, BIP 110 mi piace. E in un certo senso, qua di nuovo, colpa agli educatori, anche colpa mia in realtà. Tantissimi parlando, diciamo, ma la vera scelta è quella dei nodi. I nodi sono quelli che veramente scelgono come si cambia Bitcoin. È vero, ma la percentuale di nodi che è pro un soft fork o contro un soft fork non è veramente rilevante. Perché? Perché è facile ed è possibile semplicemente accendere tanti nodi. Io posso da un computer scrivere uno script che fa partire 1000 nodi Bitcoin Core e dire guardate, ci sono 1000 nuovi nodi, e non mi sono messa a guardare in particolare tutte le varie percentuali, ma ho sentito chi dice questo aumento molto veloce di nodi Knots pro BIP 110 potrebbe anche essere semplicemente qualcuno che pensa di far partire tanti nodi per dire guardate quanti utenti vogliono BIP 110. La verità è che quando non tutta la community è d'accordo, quando c'è chi si oppone a un soft fork e chi è pro un soft fork, quello che succede è un chain split alla fine. Un conto è quando una percentuale della community, perché i soft fork sono retroattivi, quindi se una percentuale della community è pro i soft fork e una percentuale della community è indifferente, a quel punto possiamo tutti rimanere sulla stessa chain. Abbiamo tutti i miner che fanno nodi, che fanno blocchi, che aderiscono alle regole del soft fork, possiamo tutti rimanere su una certa chain. Ma quando abbiamo appunto questo scontro, la cosa che succede è un chain split. In particolare BIP 110 dice di volersi attivare con il 55% dell'appoggio dei miner, che è una soglia veramente bassa. Solitamente un soft fork si attiva dopo che il 95% dei miner segnala la propria approvazione, oppure se non viene raggiunta questa soglia di miner, BIP 110 dice ok, noi ci attiviamo lo stesso, a partire da data tot noi ci attiviamo lo stesso. Io non penso accadrà perché Yuka è uno sviluppatore abbastanza intelligente da capire che se BIP 110 effettivamente si attiva può solo accadere un soft fork e un chain split, scusatemi, due coin diverse, e abbiamo magicamente raddoppiato il numero dei nostri bitcoin. Abbiamo una certa percentuale di nostri bitcoin che saranno per certi bitcoin. versi ci spero che accada, sinceramente, sarebbe un regalo meraviglioso. Ci troviamo con dei bellissimi Luke coin. Per chi ci ascolta magari fa girare un nodo oppure non lo fa girare a un wallet Bitcoin, è una cosa di cui si deve preoccupare, cosa deve fare? Cerchiamo di fare chiarezza, perché anche se c'è un chain split e si gestisce si ha un wallet su uno dei popolari, degli hardware wallet più popolari, o su un software wallet che gestiscono dei nodi core o nodes, fa differenza se poi questi nodi aderiscono o meno a BIP 110. C'è da preoccuparsi? Non c'è da preoccuparsi? Che cosa dovrebbe fare l'utente standard? Ecco. L'utente standard, se ha un nodo, quindi è già un buon utente, secondo me non dovrebbe far andare il software BIP 110 a meno che non ha ben chiaro cosa sia un soft fork, cosa succede se il 20% dei miner è pro BIP 110. Se voi avete chiaro tutte queste casistiche e comunque siete convinti che BIP 110 sia la soluzione,
fate runnare BIP 110, io penso che vi troverete con dei Bitcoin Luke, però vabbè, vi troverete sulla vostra chain con il vostro Chiaramente coin. entrambe le parti diranno questo è il Bitcoin reale, quindi dovete seguire noi. Esatto. Poi si vede anche a mercato, diciamo, nel senso, a un certo punto quando ci sono due Certo. Bitcoin, uno vale $60.000 e l'altro no, di solito. Poi, poi vediamo. Vi direi, se volete rimanere conservativi, non fate andare il codice per un soft fork. Se pensate sia la scelta giusta, vi chiedo per favore di prendervi Master in Bitcoin e studiare cosa succede in un soft fork, perché può essere effettivamente pericoloso aderire a BIP 110 senza capire davvero quali sono le conseguenze. Nel caso di un chain split vi trovate sostanzialmente tagliati fuori dalla rete Bitcoin e nella vostra rete di BIP 110 True Bitcoin, Veri Bitcoiner. La persona normale, secondo me, che non utilizza il proprio nodo, che utilizza un portafoglio collegato al nodo di qualcun altro, io suppongo che tutti noi continueremo a usare Core, continueremo a usare o anche Notes, ma non BIP 110, e quindi non c'è davvero da preoccuparsi. Quello che io sospetto accadrà, non ci sarà mai un chain split. Se ci fosse, non ci troveremo con la metà dei prodotti Bitcoin su Bitcoin e la metà dei prodotti Bitcoin su Bitcoin Luke, perché Esatto. la vedo davvero dura. Mi pare che capiamo qua tutti che c'è proprio che non c'è assolutamente consenso dal punto di vista sociale per far andare questo soft fork, e che quindi dobbiamo fermarci, e non è assolutamente una scelta giusta. O se si ha un'opinione molto 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 forte in una delle due parti, si può anche fare una scelta economica, nel senso, cioè, come si dice in inglese, put your money where your mouth is. Nel momento in cui si dovesse verificare il chain split, uno si ritrova con uno ha un Bitcoin diciamo legacy e un Bitcoin Luke, poi chiamateli come li volete. Se è a favore del Bitcoin legacy, vende il Bitcoin Luke per Bitcoin legacy, e viceversa, se è a favore del Bitcoin Luke, vende Bitcoin legacy e si compra quell'equivalente il Bitcoin Luke, e in quel modo il mercato poi dice dove sta la maggior parte dei soldi della gente, ecco. Quindi il mercato dirà questo è il Bitcoin reale perché vale di più di quell'altro che è stato dampato. Esatto, esattamente come è successo in fork precedenti. Mettete la vostra bocca dove sono i vostri soldi. Oppure non fate niente e potete dormire abbastanza sonni tranquilli, ecco, non succede niente. Posto che di nuovo ho provato a mantenere un po' di rigore nella discussione, ma ragazzi, parliamoci, è una cagata pazzesca, per dirla in francese, BIP 110. Evitate di perdere ciò che avete accumulato vendendo Bitcoin reali per i Bitcoin Luke. Adesso posso tranquillamente buttare la maschera di intervistatore e cercare di salvaguardare i vostri risparmi, anche se non ho una licenza da consulente. Dani, stiamo andando lunghi, io direi che abbiamo ampiamente coperto questo tema. Poi vedremo anche dalla reazione degli ascoltatori se ci sarà ulteriori curiosità, magari potremo organizzare anche un follow up molto volentieri. Voglio chiudere con una tua visione possibilmente negativa di Bitcoin, perché tanti diciamo Bitcoin fix the money, fix the world, Bitcoin arriverà a questa cifra, risolve il problema delle reti elettriche, risolve questo, risolve quell'altro. Siamo tutti perdutamente innamorati di Bitcoin, delle sue funzionalità, delle sue feature, delle sue conseguenze e delle sue conseguenze politiche, geopolitiche, energetiche, sociali, eccetera. C'è qualcosa di Bitcoin che ti ha profondamente deluso? Ma allora, a me infastidisce un po' quando ci mettiamo a parlare di questa global adoption e la usiamo un po' come se fosse l'obiettivo. Ti spiego da dove deriva questa cosa. Ultimamente abbiamo visto dal punto di vista tecnico tantissimi litigi. Noi come sviluppatori Bitcoin abbiamo delle idee, non come Bitcoin Core, ma ogni sviluppatore ha più o meno delle idee di dei soft fork che vorrebbe vedere, nuove potenzialità che vogliamo vedere dentro Bitcoin, ma questi litigi ci fanno un po' tutti pensare, non è che
non è che non ce la facciamo a inserire tutti questi miglioramenti, non è che siamo a un punto di ossificazione. E il grande problema dell'ossificazione, di fermare ora Bitcoin, è che ora non abbiamo ancora trovato protocolli che permettano a chiunque nel mondo di possedere un UTXO, di aprire il proprio canale Lightning e di utilizzare Lightning. Non abbiamo semplicemente spazio nei blocchi. Ora, ho parlato con tante persone che, vista questa cosa, diventano molto pessimistiche di Bitcoin. Dicono, cavolo, ragazzi, non potremo mai arrivare a questa global adoption, non possiamo arrivare al punto in cui tutti noi abbiamo Bitcoin dal punto di vista non custodial, nessuno usa più gli exchange, non c'è spazio per tutti e un po' si deprimono. A me invece di questa global adoption non frega veramente niente. Nel senso, se domani abbiamo la global adoption di Bitcoin, fighissimo, bellissimo. Se anche non succedesse, Bitcoin è super figo così. Bitcoin può Quindi ci essere la funziona. mia... Esatto, può essere la mia isoletta di libertà dove io posso possedere i miei soldi, dove io posso mettermi un pezzettino di carta nella mia agenda, andare dall'altra parte del mondo e avere ancora tutti i miei soldi, dove io posso in un qualche modo scambiarli effettivamente con qualcuno per ottenere beni e servizi. E quindi vedo un po' di persone che dicono ah sì, dobbiamo arrivare alla global adoption, perché Bitcoin è utile per tutti. Sì, è vero, è utile, è bellissimo. Vedo un po' di depressione dal punto di vista tecnico di chi dice cavolo, non ci arriveremo mai. E io dico, a me non interessa così tanto. Bitcoin funziona e funziona per me ed è un po' per me la mia arca di Noè, il mio posticino che può salvarmi se va tutto a puttane o anche se non succede, che semplicemente può essere utile per me. E quindi a me tutti questi discorsi su come spiegare Bitcoin a chiunque, su come fare in modo che tutti adottiamo Bitcoin perché Bitcoin è fighissimo. Se succede, bello, eh. Se non succede non mi interessa, Bitcoin è già bellissimo così perché è utile così per me e per un sacco di persone che hanno le mie stesse idee su come dovrebbe funzionare il denaro. Però non mi hai risposto. No, ok, Io non ti mi ho chiesto se c'è piacciono. qualcosa di Bitcoin che ti ha deluso, non di chi parla di Bitcoin. Ok, hai ragione. Mi dispiace, una delle cose che mi dà più fastidio forse è il modo in cui viene parlato, il modo di dire, ah no, dobbiamo utilizzarlo tutti. Di Bitcoin di per sé, vabbè, tutto l'intero dibattito, si sente abbastanza nelle mie parole, tutto l'intero dibattito mi ha deluso. Ma di nuovo, non è propriamente di Bitcoin, è di chi lavora su Bitcoin, però non siamo stati capaci a interfacciarci tra di noi, utenti e sviluppatori non siamo riusciti a parlarci, quindi, però di nuovo, non è una cosa propriamente di È diventato un Bitcoin. dibattito molto politicizzato. Devo essere sincero, anch'io ho avuto l'impressione per la prima volta, ho sempre avuto l'impressione un po' biased e erronea a questo punto, mi sono dovuto ricredere, che il dibattito su Bitcoin fosse più intelligente di dibattiti in altri temi. Io venendo dal mondo dell'informazione generalista ero abituato al dibattito politico che urla e schiaffi e insulti e opinioni poco informate e bias, e sono arrivato su Bitcoin vedendo opinioni informate, un sacco di analisi, approfondimenti, papiri lunghi sempre, e questa cosa mi ha sempre molto affascinato perché vedevo qui c'è del valore, cioè chi ha un'opinione ce l'ha perché ci ha messo tanto per formarsela. Tutto il dibattito core versus not sarà anche, come dire, figlio del fatto che più Bitcoin cresce, più persone diventano coinvolte in questo mondo, meno persone sono quelle effettivamente tanto esperte, quindi proporzionalmente lo spettro di persone diventa più popolare, tra virgolette. Il dibattito è sceso tanto di livello, si è arrivati proprio agli insulti personali, si è arrivati alla guerra ad personam, si è arrivati a poca argomentazione e tanto livore, purtroppo sì. Sì, però di nuovo non è un problema di Bitcoin, è il problema di chi si interfaccia con Bitcoin. Vabbè, alla fine tutte le mie depressioni sono più riguardanti le persone che per il protocollo in sé, forse. Dal punto di vista di Bitcoin vero non c'è niente che dico questa cosa mi ha deluso. Mi ha deluso molto, sì, come abbiamo gestito tutta questa questione, questo litigio che appunto molto velocemente abbiamo finito tutte le argomentazioni sensate e nel giro di una settimana in voi state uccidendo Bitcoin, no, voi state uccidendo Bitcoin, no, voi state uccidendo Bitcoin. Vabbè, potevamo gestirla meglio. Quindi possiamo tranquillamente rassicurare gli ascoltatori e gli spettatori che ci guardiate da YouTube, che ci ascoltiate da Fountain, da Spotify, da Apple Podcast, da qualunque cosa. Bitcoin non sta morendo, non c'è il problema del Bitcoin che verrà bucato da qualche hacker, non c'è il problema del quantum computer che poi affronteremo in nuove puntate, non c'è
alcun tipo di problema da questo punto di vista e nemmeno dal punto di vista dello spam, o meglio, i problemi sono stati affrontati ed effettivamente le conseguenze non si sono ancora viste al giorno d'oggi in termini di bloating della chain. Daniela, io ti ringrazio tantissimo per essere stata ospite nella prima puntata di Quello che i Bitcoiner non dicono. È stato un vero piacere poter iniziare con la rappresentante dei Bitcoin Core Developer in Italia, anche se non c'è un'associazione di categoria, devi fare un'associazione di categoria evidentemente, così avrai i sindacati a favore. Grazie mille, è stata una bellissima chiacchierata. Mi raccomando, lasciateci feedback, seguiteci su YouTube, sui nostri canali social, siamo presenti su X, siamo presenti su Instagram, su TikTok e tranquillamente potete ascoltare evidentemente la puntata su tutte le principali piattaforme podcast, commentate, dateci feedback. Questa è la seconda puntata effettivamente, ma la prima intervista con la prima ospite di Quello che i Bitcoiner non dicono. Appuntamento alla prossima puntata e grazie a tutti per l'ascolto.